Buongiorno a tutti e tutte, benvenuti al Digital Open Day del Master CPS, Clinical Product Specialist e ricerca clinica nell'ambito dei regolamenti UE 2017-745 e 2014-536. Sono Francesca Nocerino, Project Manager di Unismart, Fondazione dell'Università di Padova, e ringrazio tutti voi per la partecipazione a questo Open Day. Prima di dare la parola ai nostri relatori, la dottoressa Sartorato, la dottoressa Petrovic e il dottor Martinato, qualche piccola regola di ingaggio per la buona riuscita dell'Open Day. Prima di tutto vi chiediamo di tenere disattivato il microfono in modo tale da favorire l'illustrazione dei relatori. Inoltre preghiamo di appuntare vostre eventuali domande sulla chat di Zoom. Sarà mia cura, al termine dell'Open Day, leggerle ai relatori. Informo inoltre che l'Open Day sarà registrato e che potrete trovare la registrazione sul sito web del Master. Lascio a questo punto la parola ai relatori per continuare l'Open Day. Buon ascolto. Grazie, dottoressa Nocerino. Io sono Matteo Martinato, sono un docente, membro del comitato ordinatore del Master, sono un docente di bioetica e un docente di metodologia della ricerca all'interno dell'unità di biostatistica e epidemiologia e sanità pubblica che coordina l'attività di questo Master e di altri Master. E svolgo anche la funzione di coordinatore del laboratorio di ricerca infermieristica. E sostituisco oggi la dottoressa Sabrina Cervesato, che purtroppo per un imprevisto non può collegarsi e presentare il master all'interno di questo Open Day, e spero di essere all'altezza per sostituirla. E oltre a me saranno presenti la dottoressa Caterina Petrovic della nostra segreteria Master dell'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica, e la dottoressa Giulia Sartorato, che è un Clinical Product Specialist dell'azienda Coloplast, a cui passo la parola per darle la possibilità di aggiungere qualche altro elemento alla sua presentazione. Dopodiché vedremo tutti insieme un video di presentazione, lo vediamo in anteprima, che sarà poi successivamente messo a disposizione anche all'interno del nostro sito di unità. Giulia, a te la parola. Grazie Matteo, grazie a tutti. Buongiorno, sono appunto Giulia Sartorato, sono un'infermiera clinical product specialist che attualmente lavora in Coloplast. Diciamo la mia carriera infermieristica, il fulcro è un po' all'interno di questo ruolo che è un po' l'oggetto di questo master che oggi vi presenteremo, quindi benvenuti a tutti. Bene, passo alla diapositiva successiva per vedere il video di presentazione del master. Bentrovati, sono Matteo Martinato e lavoro presso l'unità di biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica dell'Università degli Studi di Padova e coordino il laboratorio di ricerca infermieristica. Sono un componente del comitato ordinatore del Master di primo livello in Clinical Product Specialist e ricerca clinica. L'obiettivo del master è quello di consolidare e ampliare le competenze di tipo manageriali, di tipo tecnico, di tipo relazionale e nel mondo della formazione, al fine di poter essere più efficaci nella creazione di valore per le imprese e avere maggiori possibilità di ruoli all'interno di aziende che operano nel settore farmaceutico, biomedicale, dispositivi medici e dei servizi sanitari. La mission del master è quella di formare professionisti, leader ed esperti in grado di gestire con successo le sfide di tipo clinico, le sfide di tipo relazionale e tecnico all'interno delle imprese, con l'obiettivo di migliorare sempre di più l'assistenza e la sicurezza verso il paziente, ottimizzando così i risultati clinici. Il master offre un equilibrio perfetto tra teoria e pratica, tramite la collaborazione con importanti aziende del settore biomedicale e strutture sanitarie di eccellenza. Gli studenti avranno l'opportunità di acquisire conoscenze approfondite sulle tecnologie all'avanguardia e sulla clinica avanzata. Gli argomenti
più importanti, sono 4 che andrò ad affrontare il master. Il primo è il Servizio Sanitario Nazionale, visto come cliente e come player di mercato, e i cambiamenti che ne fanno parte. Il secondo argomento parlerà delle aziende, della struttura e delle strategie dal punto di vista di marketing e di comunicazione, più nello specifico l'ambito del regolatorio dei dispositivi medici e del codice degli appalti. Il terzo macro argomento entra più nel vivo del ruolo, imparando a gestire e a conoscere la figura del Clinical Product Specialist attraverso nuove competenze di tipo manageriale, di tipo comunicativo e relazionale e di business coaching. Ha anche talvolta qualche strategia per qualche avanzamento di carriera. Come ultimo argomento, ma non meno importante, sarà proprio quello dedicato alla metodologia e alla ricerca scientifica. Nello specifico, la modalità di insegnamento prevederà lezioni preregistrate dai docenti che coprono i contenuti teorici del master. Queste lezioni possono essere visualizzate in qualsiasi momento, offrendo flessibilità agli studenti. Le video lezioni prevedono homework erogati in modalità on demand che attesteranno le competenze acquisite. Slide e materiali didattici accompagneranno le video lezioni con appunti, materiali di lettura e di approfondimento che gli studenti potranno scaricare e studiare. Possiamo quindi dire che tutto questo programma, tutti questi argomenti mirano a preparare professionisti completi e competenti, pronti a poter contribuire in maniera efficace all'efficienza e all'innovazione all'interno delle aziende operanti nel settore sanitario. Durante il percorso formativo, i partecipanti saranno coinvolti in lezioni frontali, laboratori, workshop, tirocini presso aziende partner, consentendo quindi loro di applicare direttamente le conoscenze acquisite e sviluppare le competenze operative fondamentali per la loro futura carriera. Il programma copre una vasta gamma di argomenti, tra cui la gestione dei dispositivi medici, le tecniche di vendita e marketing nel settore sanitario, la regolamentazione dei prodotti medicali e le attività di business coaching, nonché naturalmente le attività legate alla ricerca clinica. La modalità di insegnamento online on demand offre un ambiente di apprendimento flessibile e interattivo che consente agli studenti di seguire le lezioni del master da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Questo combina lezioni registrate, attività interattive, risorse aggiuntive e un supporto continuo che garantiscono un'esperienza formativa completa e coinvolgente. Moodle è una piattaforma di gestione dell'apprendimento utilizzata per creare ambienti online dinamici e personalizzati. La struttura del portale per il master include diverse funzionalità chiave, di cui la più importante è una dashboard personalizzata. Siamo davvero entusiasti di aver aggiunto questo master unico e altamente innovativo all'offerta formativa del nostro ateneo. Questo ci dà l'opportunità di accogliervi in questo percorso formativo e di supportarvi nel raggiungimento dei vostri obiettivi professionali. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, per accedere a questo master è richiesta la conoscenza della lingua italiana e il possesso di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico nel settore sanitario o biomedicale, o il diploma della scuola regionale per il ferito. Per i dettagli è possibile consultare il sito UAL o il bando ufficiale di ammissione. Non sono richieste invece specifiche formazioni o esperienza in setting clinici. Tra le risorse aggiuntive messe a disposizione per supportare lo studio individuale degli studenti del master, dobbiamo menzionare la biblioteca della scuola di medicina, che mette a disposizione degli studenti una vasta gamma di risorse digitali, tra cui articoli scientifici, ebook, riviste specializzate e database di ricerca, consultabili autonomamente dallo studente per tutta la durata del corso. Le competenze specializzate e la formazione avanzata di questo master ti renderanno il candidato ideale per una vasta gamma di ruoli all'interno di aziende che operano nel sistema sanitario. Per esempio il Clinical Specialist e il Product Specialist, ovvero quelle figure dedicate alla formazione clinica e tecnica verso l'healthcare provider o un opinion leader. Talvolta anche l'educazione terapeutica, l'utilizzo di un prodotto verso il paziente e o il suo caregiver. Ruoli di leadership come il clinical manager, ovvero quella figura che si occuperà di gestire altre figure cliniche all'interno di un'azienda.
ruoli come il scientific and clinical affairs, quel ruolo che è capace di mettere in comunicazione l'azienda, il prodotto con tutte le società scientifiche al fine di produrre nuove raccomandazioni, nuove evidenze e nuove linee guida. Talvolta anche ruoli nel mondo del medical marketing, è quella branca del marketing che si occupa di facilitare la comunicazione tra il prodotto e l'utilizzatore finale, quale può essere il paziente o l'healthcare provider, quindi con l'obiettivo di rendere il prodotto più user friendly possibile. Il project work finale è una componente essenziale e cruciale del percorso di studi, in cui gli studenti applicano le conoscenze e le competenze acquisite durante il corso per realizzare un progetto originale ed innovativo. Il project work può essere realizzato individualmente dagli studenti o in gruppo. La frequenza alle attività del master è obbligatoria. La soglia minima di presenza è prevista al 70%. Per quanto riguarda le agevolazioni e l'iscrizione a questo master, mi permetto di segnalare le opportunità offerte per i dipendenti della pubblica amministrazione relativamente al protocollo PA 110 Lode. Oltre ad uno sconto lineare è previsto il rimborso di una quota fino al 50% della spesa sostenuta dall'iscritto. Per tutti gli approfondimenti vi consiglio di consultare le relative pagine sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito di Ateneo. Questo master rappresenta una vera e propria opportunità per tutti i professionisti che desiderano avanzare la propria carriera in un contesto diverso dalle strutture sanitarie. Ciò che accomuna tutti i ruoli è l'essere essenziale affinché il prodotto venga utilizzato correttamente attraverso la formazione, attraverso il monitoraggio e il follow-up, migliorandone così l'efficacia e l'utilizzo nella pratica clinica. Bene, passo quindi la parola di nuovo alla dottoressa Sartorato, e alla quale poi seguiremo io e la dottoressa Petrovic per rivedere alcuni punti di questa video presentazione che abbiamo condiviso con voi. Prego, Giulia. Grazie Matteo. Diciamo che il video è molto molto completo, giusto per rendere questo momento più interattivo e diciamo più vero possibile. Ci teniamo particolarmente a andare un po' più in profondità di ogni aspetto, quindi ripercorrendo un po' quello che è il percorso appena visto. Questo master, che appunto è un master completamente unico, nuovo in Italia, è rivolto a tutti quei professionisti e sanitari che attualmente già ricoprono un ruolo simile al clinical product specialist, comunque un ruolo all'interno di organizzazioni di aziende o persone magari che ad oggi lavorano all'interno di strutture sanitarie che desiderano o ambiscono a cambiare il setting di lavoro, quindi che desiderano ricoprire funzioni strategiche in aziende produttrici o distributrici di dispositivi medici, farmaceutico del settore biomedicale. Chiaramente questo master è destinato, diciamo, è rivolto a quelle persone che quindi desiderano consolidare, ampliare le proprie competenze, acquisirne di nuove, essere quindi più efficace diciamo, all'interno di un'organizzazione o di un'impresa e quindi diventare partner indispensabili per gli utilizzatori finali dei prodotti. Tutti quei scusa Matteo, giusto tutti quei professionisti quindi che desiderano e hanno una nuova vision e si pongono delle nuove domande, quindi cosa voglio diventare e magari hanno voglia proprio di cambiare la propria carriera professionale. Vai Matteo, grazie. Questo master torna indietro di uno. Grazie. Offre abbiamo cercato di inserire il più possibile ed essere più equilibrato attraverso un insieme di parte teorica ma anche un insieme di parte pratica grazie alla collaborazione con aziende leader del settore medicale, quindi come Coloplast, che ha dato la possibilità di avere le possibilità di fare dei tirocini, quindi di collaborare all'interno dell'azienda, e anche tutte quelle che sono le strutture sanitarie d'eccellenza nel territorio.
Quindi gli alunni, chi parteciperà a questo master avrà l'opportunità di acquisire nuove conoscenze, nuove competenze, ma anche ascoltare esperienze di altre persone che fanno questo lavoro da tanto tempo, ma soprattutto di creare network, creare una rete di professionisti e crearsi un percorso, una nuova strada all'interno di questo nuovo ruolo, di questo nuovo mondo. Perché scegliere il Master in Clinical Product Specialist? Intanto perché è l'unico in Italia ed è veramente una grande novità ed è un'occasione unica per chi desidera cambiare percorso di carriera, per chi desidera diventare proprio un partner all'interno dell'azienda e contribuire con le proprie competenze al fine di migliorare la qualità di vita dei pazienti, collaborare per un miglioramento della pratica clinica e promuovere per un'innovazione. Quindi non si tratta di l'identità e lo scopo di un professionista sanitario non verrà mai a mancare, cambierà il setting e la quotidianità sicuramente e tutta quella che è la gestione del self-management e del ruolo all'interno dell'azienda. Quindi siamo veramente entusiasti di avviare questo master perché per noi è una grande sfida e per voi una grande opportunità, unico e innovativo, quindi non vediamo l'ora di accogliervi per questo percorso formativo per i vostri obiettivi professionali. Quindi benvenuti a tutti di nuovo. Adesso ci teniamo a raccontarvi un po', soprattutto a rendervi a conoscenza del motivo per cui è nato questo master, in primis dalla domanda, quindi l'esigenza delle aziende, del settore e del mercato nazionale di avere professionisti sanitari formati e consapevoli del ruolo, quindi pronti anche a iniziare una nuova avventura, un nuovo percorso all'interno di una realtà completamente diversa che non è più la corsia, ma magari può essere un ufficio piuttosto che un altro ambiente. In secondo luogo l'esigenza dei professionisti stessi, anch'io stessa desidero avere un percorso formativo per ampliare le mie competenze, quindi per me che è da tanti anni che faccio questo lavoro, ma per chi immagino vuole affacciarsi ai setting aziendali, dare l'opportunità di conoscerlo in maniera più approfondita e quindi poter accedere in maniera più consapevole, quindi una scelta più consapevole. Dare valore al ruolo, chiaramente attraverso la formazione riconosciuta, perché ad oggi non esiste una formazione riconosciuta per questo ruolo, formare un nuovo ruolo tra clinica e business, perché andremo ad aggiungere tanti argomenti di business e di business coaching e di comunicazione, che nella triennale chiaramente non si affrontano, quindi non siamo preparati, formare alla ricerca e sicuramente, come abbiamo la parte, l'Università di Padova, nello specifico l'unità di biostatistica, ha un'esperienza veramente molto importante nei master online on demand, quindi ad oggi detiene un po' il numero maggiore di quelli che sono i master on demand. Gli obiettivi del master sono quelli di consolidare e ampliare le competenze di tipo manageriale e tecnico, ma soprattutto quello che è accelerare le opportunità di carriera grazie agli argomenti dedicati al perfezionamento delle abilità manageriali, partendo proprio soprattutto quello che è il self-management al fine di essere più efficaci in tutto quello che è il lavoro, le sfide, porsi degli obiettivi, gestire con successo le sfide cliniche, organizzative e comunicative, la gestione del team, la comunicazione con i colleghi, con altre linee di business, con altri ruoli che fino ad oggi non si magari hanno mai avuto a che fare e chiaramente l'ultimo scopo è sempre la qualità dell'assistenza ai pazienti e ottimizzare i risultati clinici e di business.
I contenuti li abbiamo già un po' affrontati, chiaramente il primo contenuto più importante, il Sistema Sanitario Nazionale e il business, quindi visto come cliente, ok? Comprendere quindi il settore sanitario pubblico e privato, dalla rivoluzione della tecnologia, tutto quello che è l'intelligenza artificiale, la telemedicina, il telemonitoraggio, i vari modelli di assistenza, come sono cambiati i modelli di assistenza nel corso degli anni, il GDPR, veramente molto importante, il trattamento dei dati, l'HTA, fondamentale conoscere l'HTA e come funziona all'interno di uno studio di un prodotto e di un servizio, market access e chiaramente tutto quello che è basato sulla value based healthcare, quindi concetti nuovissimi ma fondamentali per chi tutti i giorni si confronta con prodotti e servizi. Come secondo contenuto abbiamo la gestione del ruolo e delle relazioni, quindi dal sales management e i ruoli del clinical product specialist in azienda, ascoltando delle varie figure che attualmente, quindi avrete l'opportunità di ascoltare professionisti che ad oggi lavorano all'interno di realtà aziendali, che da tanti anni, con un'esperienza veramente di tantissimi anni, andremo a capire come interagire con il cliente, con l'healthcare provider, come dicevo prima, tutte quelle che sono le abilità manageriali di public speaking, problem solving, self-management, quindi la gestione del tempo, la pianificazione fondamentale per questo lavoro, l'organizzazione, gestione delle proprie risorse e la gestione della leadership, perché chiaramente è un lavoro di leadership il clinical product specialist, una leadership perché si ha a vari coprire un territorio, quindi saremo padroni del nostro ruolo e dei nostri obiettivi. Tutto quello che è l'etica di un giovane manager, intendo come giovane non chiaramente di età anagrafica, ma di ruolo, e come si lavora per obiettivi. Il processo di cambiamento, perché chiaramente tutte quelle persone che passano da una realtà ospedaliera a una realtà aziendale, ricordiamoci che il cambiamento è importante e va affrontato nella maniera più funzionale possibile. Chiaramente queste sono tutte quelle che sono le soft skill e competenze trasversali diventate fondamentali per ricoprire ruoli di responsabilità all'interno delle aziende. Quindi questo è un modulo, è un contenutone molto, veramente molto, molto importante e centrale. La ricerca clinica è l'evidence based, chiaramente tutto quello che è ricerca clinica, come scrivere un articolo scientifico, la tipologia di audit clinici, vi ritroverete magari a dover effettuare all'interno delle strutture degli audit clinici, tutto quello che è il mondo dell'MDR, gli affari regolatori, la direzione medica, codice degli appalti, come mi devo comportare durante una gara d'appalto, cosa posso fare, cosa non posso fare, quindi l'etica applicata alla ricerca clinica e alle gare d'appalto. Chiaramente questo master vi renderà un candidato ideale per una vasta gamma di ruoli. Quindi abbiamo citati alcuni del settore ovviamente delle aziende, il clinical product specialist, il clinical manager, medical marketing, quindi tutto quello che è il mondo del marketing legato a un servizio piuttosto che a un prodotto, il clinical specialist educator, quindi chi si dedica specialmente all'educazione, alla formazione, e il clinical scientific affairs. Nuovi ruoli futuri, chi può dirlo, perché no? Quindi sta a noi un po' crearci spazio all'interno del mondo delle aziende come professionista sanitario, grazie alle nostre competenze. Grazie Giulia. Vado a riprendere un po' delle cose che abbiamo già visto per quanto riguarda il programma. Allora, è un master diciamo così, con un'impostazione blended, quindi abbiamo tutta la parte di didattica frontale che viene erogata attraverso delle lezioni video registrate che vanno a sostituire quella che sarebbe la lezione frontale fatta in aula. Questo dà l'opportunità naturalmente allo studente che lavora a tempo pieno di poter articolare la frequenza del master in una maniera da poter contemperare le esigenze lavorative, le esigenze familiari, quelle di vita privata, nella maniera ottimale.
Naturalmente la lezione frontale viene poi affiancata da una serie di attività che sono laboratori, workshop, che verranno erogati in modalità ibrida, quindi con la possibilità di partecipare in presenza per chi lo preferisce, o seguire online, e naturalmente verranno registrati e messi a disposizione di chi per qualsiasi motivo non potesse partecipare. Poi naturalmente la parte di sviluppo, diciamo così, delle conoscenze acquisite con le lezioni frontali e la parte di esperienza sviluppata a livello laboratoriale daranno la possibilità poi di mettere alla prova queste competenze nell'attività di stage e di tirocinio presso le aziende partner con le quali ci stiamo interfacciando. Gli obiettivi quindi sono quelli di applicare direttamente le conoscenze che vengono acquisite attraverso le lezioni del master e sviluppare poi delle competenze operative che riteniamo essere fondamentali per la carriera. Poi tutte le informazioni naturalmente sono disponibili sulla scheda del master all'interno del sito di Unismart. Sempre per parlare di modalità di insegnamento, la piattaforma Moodle, che è un portale che da anni stiamo utilizzando per l'apprendimento a distanza, dà la possibilità di svolgere un'esperienza educativa interattiva e coinvolgente. All'interno della piattaforma gli studenti hanno una dashboard, un cruscotto personalizzato che permette di accedere al corso che si sviluppa in una organizzazione modulare, come abbiamo visto. Quindi all'interno di questi moduli ogni settimana verranno messe a disposizione delle nuove lezioni fino a arrivare poi a un'attività, diciamo così, di autovalutazione che sono gli homework, che anch'essi vengono erogati in modalità online on demand. Questo dà la possibilità di autovalutare lo studio da parte dello studente e naturalmente di acquisire poi la valutazione di profitto che andrà poi a comporre il voto del master. Quindi questo ambiente di apprendimento è flessibile, ma allo stesso tempo è interattivo, perché oltre alle lezioni registrate, le lezioni live, le attività interattive attraverso la piattaforma permetteranno agli studenti di entrare in comunicazione tra loro e di entrare in comunicazione con il corpo docente. Quindi, unitamente alle risorse aggiuntive che i docenti metteranno a disposizione, la piattaforma ci dà la possibilità di garantire un supporto continuo agli studenti iscritti al master. Il materiale didattico, oltre alle lezioni video registrate, che naturalmente possono essere interrotte, possono essere seguite più volte, possono essere ripetute, avviene proprio attraverso una componente di studio individuale che comunque viene direzionata da parte del docente attraverso slide, materiali didattici che verranno messi a disposizione all'interno della piattaforma Moodle, che gli studenti potranno poi anche scaricare e studiare offline. Alcune lezioni abbiamo pensato comunque di erogarle in diretta, ma comunque verranno video registrate. Sicuramente l'interazione attraverso le piattaforme come Zoom, che stiamo utilizzando adesso, o Teams, danno la possibilità di lavorare in gruppo tra gli studenti e anche di svolgere una funzione di tutoring da parte dei docenti nei confronti degli studenti. I quiz e i test autovalutativi sono una delle attività interattive che lo studente potrà svolgere, e poi vorrei sottolineare tutte quelle risorse aggiuntive che la biblioteca della scuola di medicina mette a disposizione e che tutti gli studenti potranno utilizzare fino al mese di ottobre dell'anno 2025. Quindi accesso agli articoli scientifici, agli ebook che potranno anche essere scaricati in versione PDF per un comodo utilizzo offline, riviste specializzate, database di ricerca, video, tutorial e seminari per l'utilizzo di tutti i prodotti specifici che raccomandiamo di utilizzare per l'attività legata alla ricerca clinica. Passo di nuovo la parola a Giulia per l'attività di tirocinio.
Grazie Matteo. È previsto, come vi dicevo nelle slide precedenti, una parte di tirocinio, che è una componente abbastanza fondamentale di questo percorso formativo e permette di conoscere in primis il ruolo e il contesto reale insomma, di quello che si andrà a fare, e chiaramente permette di vivere nella quotidianità una giornata, 2 giornate con un clinical product specialist, quindi sarete affiancati da persone che vi insegneranno, vi daranno veramente delle conoscenze molto importanti in merito a quello che è il ruolo. Ad oggi stiamo tuttora raccogliendo le aziende che vogliono, diciamo, accogliere tutti gli studenti. Chiaramente ci sarà un percorso di feedback continuo, mentoring e una valutazione finale, ma questo secondo noi è veramente una grandissima opportunità che si distingue veramente da tutti quelli che sono i classici tirocini. Quindi ad oggi appunto abbiamo una serie di aziende che hanno dato la disponibilità, tra cui Coloplast chiaramente e un'altra azienda di telemonitoraggio, e fino all'inizio delle lezioni noi continueremo a raccogliere le aziende che appunto daranno la disponibilità per questo tipo di attività. Per quanto riguarda i requisiti di ammissione, per accedere al master sono richiesti la conoscenza della lingua italiana e il possesso di una laurea triennale o magistrale in ambito sanitario o biomedicale, o una laurea magistrale a ciclo unico, sempre di questo ambito, o la scuola regionale per infermieri. Poi naturalmente per tutti i dettagli potete consultare il bando ufficiale di ammissione con l'elenco dei titoli di studio che permettono l'accesso al master. Quello che vogliamo sottolineare invece è che non sono richieste specifiche formazione o esperienza in setting clinici o in setting relativi alla figura del clinical specialist o del product specialist, perché naturalmente siamo partiti con l'idea che molti colleghi che lavorano nei servizi sanitari, che siano pubblici o privati, abbiano l'intenzione di esplorare concretamente la possibilità di sviluppare una carriera in un ruolo diverso, partendo però proprio dalla propria specifica storia di professionista sanitario. Per i dipendenti della pubblica amministrazione è prevista la possibilità di accedere ai benefici previsti dal recentemente siglato e rinnovato protocollo PA 110 Lode, appunto sottoscritto tra gli altri dal nostro Ateneo e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui questo master accede con tutti i benefici, quindi uno sconto lineare sulla quota di iscrizione e la possibilità del rimborso successivamente al conseguimento del titolo di una quota fino alla metà del contributo di iscrizione pagato dallo studente. A differenza dello scorso anno, dove i benefici del protocollo PA 110 Lode erano riservati esclusivamente ad una quota degli iscritti in soprannumero e in base alla graduatoria, da quest'anno, e questa è un'importante evoluzione del protocollo PA 110 Lode, tutti gli iscritti al master che sono dipendenti della pubblica amministrazione possono avere accesso ai benefici del protocollo. Passo quindi, alcuni elementi, diciamo così, di contesto o di calendario. Le lezioni inizieranno entro la prima settimana di dicembre e quindi verrà programmata una giornata di apertura del master che verosimilmente sarà svolta in maniera ibrida, quindi in presenza e online, con la possibilità naturalmente poi di venire registrata e essere messa a disposizione all'interno della piattaforma. Le lezioni frontali termineranno in primavera avanzata, perché poi avremo il tempo necessario messo a disposizione degli studenti per svolgere l'attività di stage e tirocini. Le lezioni, abbiamo già detto, sono videoregistrate e vengono messe a disposizione settimanalmente. Ci saranno delle nuove lezioni
caricate sulla piattaforma e saranno accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e dovranno essere frequentate per almeno il 70%, ma quello che vi porto dalle nostre precedenti esperienze di master è che tutti gli studenti frequentano le lezioni videoregistrate per il 100%. Anche per quanto riguarda naturalmente il tirocinio è prevista la soglia minima di frequenza del 70%, ma anche qui i tirocinanti dei nostri master hanno sempre frequentato tutte le ore di tirocinio messe a loro a disposizione proprio perché viene riconosciuta l'importanza della possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche e sviluppare quindi delle competenze pratiche. I docenti indicheranno libri, materiali di riferimento per guidare lo studio individuale e per facilitare l'approfondimento, naturalmente oltre alle dispense utilizzate per le lezioni. Tutte le risorse disponibili presso la Biblioteca di Medicina saranno naturalmente accessibili agli studenti utilizzando le credenziali @studenti.unipd.it. Il project work che sostituisce la tesi e che però è un requisito fondamentale per acquisire completamente i crediti formativi universitari, che sono 60, ve lo ricordo anche per questo master, e quindi necessario per completare il percorso di sviluppo delle competenze previsto da questo master e per conseguimento del titolo, è un progetto, un project work originale e innovativo che potrà essere sviluppato in maniera individuale dallo studente o in gruppo sotto la supervisione da parte di un docente che sarà assegnato allo studente o agli studenti tutorando l'attività proprio del project work. I project work naturalmente prevedono lo sviluppo di un elaborato finale che gli studenti dovranno consegnare e che potranno poi discutere durante la sessione di conseguimento del titolo tra settembre e ottobre del prossimo anno e che potrà, diciamo così, vertere su una revisione della letteratura o l'elaborazione di dati già raccolti o una raccolta originale di dati e la loro sintesi o anche nella progettazione di studi clinici con la predisposizione di protocollo, di schede raccolta dati, di tutta la documentazione per essere proposto a un comitato etico territoriale per ottenere un parere e l'autorizzazione alla sua condizione. Quindi gli obiettivi del project work sono l'integrazione tra le competenze, quindi tutta l'attività di ricerca, di conoscenza del prodotto, di metodologia della ricerca, per stimolare innovazione e ricerca e poi contribuire al miglioramento della pratica clinica. Le varie fasi del project work saranno la scelta del tema, la progettazione dell'attività di ricerca o dell'intervento sperimentale, l'implementazione di questo progetto, l'analisi dei dati, la loro valutazione, la redazione del report finale e poi naturalmente la predisposizione di una presentazione e la discussione dell'elaborato. Potranno rientrare nelle tipologie di project work sia progetti di ricerca clinica, ma anche sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale anche generativa, interventi di miglioramento della qualità e soprattutto di qualità dell'assistenza, ma anche l'analisi e l'implementazione, ad esempio, di programmi di assistenza domiciliare, di telemedicina, di telemonitoraggio e così via. Passo la parola di nuovo a Giulia. Sì, grazie Matteo di nuovo. Diciamo che dopo appunto per concludere possiamo dire che questo percorso è, o meglio definire anche un viaggio in questo nuovo mondo del Clinical Product Specialist, è veramente una grande occasione per i professionisti e la vostra, per voi professionisti e la vostra carriera, per acquisire competenze all'avanguardia per contesti diversi dalle strutture sanitarie, per chi è proiettato verso un cambiamento, per chi proprio desidera dare un po' una svolta al proprio lavoro, migliorare e contribuire a dare valore alle aziende, ai pazienti, quindi agli utilizzatori finali del prodotto attraverso le competenze, ma soprattutto chi ha avuto una vera e propria esperienza clinica.
Chiaramente questo percorso vi darà l'opportunità di garantire che i prodotti siano utilizzati in maniera corretta per migliorare l'adozione e l'efficacia dei prodotti, favorire l'innovazione e sicuramente la cosa più importante è quello di diventare professionisti formati e consapevoli, quindi una vera e propria risorsa per l'azienda che vi sta cercando e che ad oggi vi posso garantire che la domanda veramente è alta e quindi sarete delle grandi risorse per il mondo aziendale. Grazie Giulia per le tue conclusioni. Passo poi la parola alla collega della segreteria dei nostri master per ricordare le prossime scadenze e i contatti nell'eventualità abbiate bisogno di ulteriori informazioni prima dell'iscrizione. Buonasera a tutti. E allora ricordiamo solo alcune informazioni che poi potrete comunque trovare online nel nostro sito. Le scadenze per le preiscrizioni sono l'8 di ottobre e ci sarà poi una pubblicazione per quanto riguarda la graduatoria il giorno 17. Per perfezionare l'iscrizione, quindi dare procedura e quindi al pagamento dell'iscrizione al master, il può essere fatto entro l'8 di novembre. Per qualsiasi informazione potrete contattarmi al nostro numero di telefono cellulare riportato qui nella sezione contatti. La segreteria organizzativa è sempre disponibile durante l'orario di lavoro, ma è molto importante che eventualmente tutte le richieste vengano fatte per iscritto alla email che è specificata quale segreteria.master@uve.unipd.it, che in questo caso noi prendiamo sempre in considerazione tutte le vostre richieste, magari non si risponde nell'immediato, ma nel giro di nel giro di 24 ore solitamente sempre risposta immediata alle vostre richieste. Abbiamo anche mail della direttrice, che è del nostro direttore, la dottoressa Cervesato, ma vi chiediamo comunque di mettervi eventualmente sempre in contatto anche con noi, anche quando scrivete le mail alla dottoressa, scrivetele anche per conoscenza alla segreteria. Il sito web è quello che vedete e per altri contatti utili potrebbero essere quello del post lauream, che gestisce le vostre richieste sia tramite mail che tramite telefono in orari prestabiliti. Quindi è sempre meglio scrivere via mail per non perdere, non dico la priorità acquisita, ma per non perdere poi una risposta che sicuramente vi viene data per iscritto. Tutto qui. Buon lavoro e grazie a tutti. Grazie. Grazie. Intanto grazie mille dottoressa Sartorato, dottoressa Petrovic e dottor Martinato per il vostro intervento. Passiamo dunque al momento di Q&A. Abbiamo ricevuto alcune domande. Partirei subito con la prima. La prima domanda è se è possibile avere il calendario provvisorio anche in questa fase delle lezioni per frequentare in presenza. Quindi se è già disponibile il calendario. Non è previsto la frequenza in presenza, nel senso che tutte le lezioni vengono erogate e messe a disposizione degli studenti attraverso la piattaforma Moodle. Ci saranno alcuni eventi che verranno proposti agli studenti in modalità ibrida, quindi con la possibilità di essere presenti fisicamente o di seguire a distanza o di acquisire poi successivamente la registrazione dell'evento. Per questi non è ancora disponibile un calendario definito. L'apertura del master avverrà nel corso della prima settimana di dicembre e naturalmente abbiamo una serie di elementi da acquisire, tra cui il numero degli iscritti e quindi di conseguenza poi anche le dimensioni dell'aula da prenotare. Però ci saranno aggiornamenti continui dall'avvio del master in poi, naturalmente con un congruo preavviso per quanto riguarda le attività in presenza, come anche per quanto riguarda l'attività di stage e tirocinio. Perfetto. La seconda domanda riguarda proprio il periodo di stage e tirocinio, quindi se sarà possibile poi mano a mano nei mesi ricevere la lista delle aziende aggiornate che saranno partner.
Certo, assolutamente. Noi già nella prima settimana di dicembre, come la dottoressa Sartorato aveva preannunciato, presenteremo tutte le aziende che fino ad allora avranno manifestato l'interesse, dato l'opportunità e siglato la convenzione per l'attività di stage e tirocinio. Non nascondo che poi anche durante i mesi invernali e i mesi primaverili lavoreremo in questo senso per integrare la disponibilità, che sarà una disponibilità naturalmente estesa a tutto il territorio nazionale. Quindi l'attività di stage e tirocinio verrà programmata su base individuale tramite contatto tra la segreteria del master, ovviamente, il corpo docente e chi all'interno del corpo docente verrà individuato dalla rettrice come responsabile dell'attività di stage e tirocinio e in modo da venire incontro alle esigenze dei partecipanti al master. Perfetto. Sempre riguardo l'attività di tirocinio abbiamo un'ulteriore domanda. È possibile effettuarla nella regione di residenza oppure esclusivamente a Padova? Assolutamente sì, forse qui la dottoressa Sì. Sartorato è più aggiornata di me. Sì, diciamo che avendo l'opportunità di collaborare appunto intanto con Coloplast, che è un'azienda presente, è una multinazionale ed è presente in tutta Italia con più di 12 clinical specialist in tutta Italia, quindi questa è una grande opportunità perché insomma ci sono clinical specialist anche in Sicilia, pertanto c'è proprio la possibilità di, in base alla residenza, di settare il tirocinio laddove possibile, chiaramente. Bene. Un'ulteriore domanda riguarda appunto la possibilità di ammissione. Durante la presentazione si è parlato di operatori sanitari. Vorrei sapere se è adatto anche a un ingegnere biomedico. Anche qui chiedo il supporto della dottoressa Sartorato. Mi sembra di sì, nel senso abbiamo inserito anche la parte di ingegneria, giusto Matteo, in tutte le varie attività, nei vari requisiti, non vorrei sbagliarmi. Sì, esatto, conviene Ok, sempre verificare nel bando ufficiale ed esatto. eventualmente ascrivere alla nostra segreteria di unità per un eventuale dubbio. Però io penso che la figura che abbiamo in mente, il ruolo, la professione che stiamo descrivendo come sbocco professionale di questo master possa abbracciare anche delle attività non prettamente cliniche, ma delle attività, tra quelle descritte dalla dottoressa Sartorato, la parte di coaching, la parte di ricerca e la parte di marketing sono sicuramente, e tutta la parte naturalmente di sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti, tutta la parte di sperimentazione sono sicuramente interessanti anche per un profilo non sanitario. Giusto, Giulia, cosa ne Sì, pensi? assolutamente sì. Ottimo. Passiamo invece al messaggio di Carlotta che nomino perché vi ringrazia per la presentazione, quindi vi porgo i suoi ringraziamenti, che dice: sono infermiere e lavoro in ospedale, mi sto facendo alla ricerca di un lavoro come CSP, ma ammetto che nella ricerca trovo spesso lo scoglio della pregressa esperienza all'interno del settore come CSP. Vorrei capire se può essere un'occasione importante, se è davvero un requisito ricercato da parte delle aziende, se anche in seguito a percorsi di tirocinio sono attivati percorsi di post-formazione che aiutino ad entrare in questo settore. Allora, partendo dalla prima parte, intanto grazie per l'osservazione e per la domanda. Chiaramente lo scoglio dell'esperienza varia molto dalle aziende con cui si fa il colloquio, diciamo, quindi ci sono magari anche vari livelli richiesti di ruolo, varie responsabilità, quando vai molto in base alle esigenze in quel momento dell'azienda, del tipo di profilo che sta ricercando. Sicuramente questo percorso vi darà una maggiore possibilità sicuramente di accedere all'interno di questi ruoli anche senza aver avuto nessun tipo di esperienza. Io ho molti ma anch'io stessa, nel senso sono entrata a far parte di questo mondo
senza aver avuto esperienza pregressa. Ho colleghi tuttora che arrivano dall'ospedale e sono stati assunti proprio come clinical product specialist. Anzi, a volte l'esperienza clinica, per esempio, viene vista come un valore aggiunto in alcuni ruoli, quindi dipende molto dal tipo di prodotto, dal tipo di azienda a cui si fa riferimento e dall'esigenza chiaramente che c'è dall'altra parte. Per quanto riguarda invece se in seguito a percorsi di tirocinio sono attivati percorsi post formazione che aiutano ad entrare in questo settore, possiamo pensare, diciamo, di costruirli sicuramente. Vorrei aggiungere che all'interno di questo master sono previste delle lezioni con HR di aziende che vi aiuteranno, vi insegneranno proprio a creare un curriculum, a fare dei colloqui, quindi c'è tutta una parte di preparazione per poter accedere a un percorso di selezione con l'azienda, ma soprattutto a fare una serie di assessment che le aziende richiedono per poter, diciamo, iniziare un percorso di selezione. Quindi è un mondo veramente molto diverso da quello che magari appunto Carlotta è abituata come infermiera dal punto di vista di selezione del personale. Quindi ci sono dei piccoli accorgimenti che sicuramente ti aiuteranno a scavalcare questo scoglio e magari insomma dar valore alle competenze. Grazie mille, dottoressa. E mi collego anche con un'ulteriore domanda. Per chi lavora già come Clinical Product Specialist, può essere esonerato dal tirocinio? Beh, sinceramente direi che è una grande opportunità quella di fare un'esperienza di stage in Sì. un'azienda diversa. L'esonero non è previsto diciamo, dalla programmazione del master perché permette di acquisire un certo numero di crediti formativi universitari in difetto dei quali non potrebbe essere conseguito il titolo. Però sul fatto di svolgere un'attività di tirocinio in un'azienda diversa, magari Giulia, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, lì forse bisogna un attimo capire sui conflitti di interesse, insomma una serie di magari bisogna capire l'azienda, insomma secondo me questo è un caso che magari va discusso, va capito. Magari si può trovare insomma un piano B, un altro tipo di tirocinio, ecco. Assolutamente, noi abbiamo Magari anche... esatto, con un coach, insomma un tirocinio più dedicato alla formazione, alla comunicazione, quindi delle possibilità sono veramente tante. Assolutamente, e abbiamo anche importanti aziende sanitarie pubbliche per il momento, tra cui anche istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'elenco delle potenziali sedi di tirocinio, quindi la possibilità di vedere l'attività dall'altro versante. E naturalmente con la possibilità poi di valutare, ma questo verrà fatto per tutti gli studenti, caso per caso, per l'assegnazione alla sede di tirocinio sulla base delle esigenze non solo formative ma anche personali del singolo studente. Aggiungo soltanto che una serie di acronimi dovete sicuramente, se iniziate questo master, impararli e farli vostri. Quindi HR, Human Resources, è praticamente l'ufficio del personale, tradotto diciamo Sì, così. scusate. Quindi mi raccomando, ecco, uno dei grandi punti su cui noi facciamo leva per la formazione in questo ruolo, in questa figura, è la possibilità di fare esperienza anche di tutti quelli che sono gli elementi, non soltanto hard skills, ma anche tutte le soft skills e tutte le modalità per presentare al meglio il prodotto e in questo caso il prodotto potete essere voi come prodotti del master a chi seleziona. C'è una grande domanda, c'è una grande offerta in questo momento. Le aziende stanno cercando persone che abbiano voglia di spendersi in questo ruolo e il master rende anche possibile, dal mio punto di vista, poi Giulia chiedo anche a te un commento, la possibilità di portare nell'operatività aziendale chi proviene ad esempio dalla clinica o chi non ha né esperienza clinica né esperienza di clinical product specialist a diventare più velocemente operativo, perché i progetti, programmi e percorsi di formazione
sono anche presenti all'interno delle aziende. Logicamente qui noi andiamo ad ampliare a 360 Esatto, e gradi. tra l'altro colgo l'occasione perché vedo collegata appunto Eugenia Ricci, che è appunto fa parte delle risorse umane, HR di Coloplast, quindi insomma possiamo dare ancora più valore a questa a questa risposta, chiedendo a Eugenia magari di... Scusa, Giulia, scusami, non ho finito di sentire, si è bloccata, non so se c'è un problema di comunicazione. No, ti sentiamo Ah, benissimo. Ho detto che appunto è stata fatta la domanda se questo potrebbe essere un master che appunto che serve alle aziende nel reclutamento delle persone. Ecco, volevo insomma, in quanto facente parte appunto delle risorse umane, dare magari la tua visione un po' di questo master. certo, sì, allora sicuramente dal lato HR mi sento di dire che insomma per i ragazzi che si affacciano adesso è una grande opportunità, ma anche perché diciamo permette di dare una serie di spunti, no? Di entrare su diciamo, approfondire una serie di ambiti che per noi delle risorse umane sono molto importanti e che vengono valutati chiaramente in fase di colloquio. Mi viene da dire anche pensando proprio alla domanda della ragazza che sicuramente questa è un'opportunità dove anche noi potremmo intervenire e dare, noi intendo la parte di risorse umane, e dare il proprio contributo anche da questo punto di vista, cioè quindi prepararvi, farvi capire che cosa pesa in un colloquio, quali aspetti vengono valutati. Posso aggiungere che la parte, diciamo, la poca esperienza magari nel settore non necessariamente è quella che pesa. Giustamente, come diceva Giulia, può accadere che in alcuni casi l'azienda abbia bisogno di persone più formate, ma in molti casi invece c'è tutto l'interesse a voler far crescere la persona dall'interno, e quindi diciamo è molto importante, ecco, più la fase di colloquio per mostrare qual è la potenzialità piuttosto che quello che già si ha e si conosce. Ecco. Grazie Eugenia. Grazie a voi. Grazie mille e andiamo in chiusura con l'ultima domanda. Attualmente lavoro in un'azienda global nel settore di ingegneria clinica per la pubblica amministrazione. Se la mia azienda non facesse parte di quelle convenzionate, l'attività lavorativa non è considerata come stage, giusto? Esatto, non è considerata. Noi vogliamo dare la possibilità a tutti gli studenti che si iscrivono a questo master di svolgere uno stage in un ambiente controllato, soprattutto per la garanzia della qualità della formazione offerta allo studente del master. Quindi noi siamo molto aperti nei confronti del ricevere proposte di convenzionamento per quanto riguarda gli stage e i tirocini, ma vogliamo proprio dare garanzia agli studenti. Quindi noi attualmente abbiamo alcune aziende che sono state selezionate in questo senso, altre lo saranno da qui alla fine di novembre e altre durante il periodo invernale e primaverile. Quello che poi naturalmente abbiamo come obiettivo è quello di discutere le proposte di stage con i singoli partecipanti per identificare anche rispetto agli obiettivi personali dello studente e eventualmente al project work per il conseguimento del titolo, quale sia il territorio migliore in cui muoversi. Mi chiedono quanto tempo è previsto anche di stage. Allora, per quanto riguarda la durata di calendario, non abbiamo stabilito un limite fisso. Logicamente i moduli di formazione di didattica frontale dovranno essere completati prima dell'attività di stage, perché se non abbiamo sviluppato le conoscenze negli studenti, non possiamo dar loro modo di farle diventare attraverso l'esperienza una competenza. Quindi l'unico vincolo che abbiamo è che l'attività di stage deve essere completata prima della fine del master, quindi prima della fine dell'anno accademico, che quindi è ottobre 2025, anche perché alcuni crediti formativi vengono certificati proprio attraverso l'attività di stage. Può essere svincolato la seduta di conseguimento titolo, diciamo così, della discussione del project work,
ma noi raccomandiamo, ecco, di sfruttare soprattutto il periodo della fine primavera e dell'estate, anche per possibilità che personalmente ogni studente ha maggiormente a disposizione, soprattutto se lavora a tempo pieno, per programmare l'attività. La quantità di ore di stage noi l'abbiamo stabilita con un minimo che, se non mi ricordo male, è di 40 ore per questo master. Perfetto, grazie mille. Abbiamo terminato le domande, quindi andiamo in chiusura di questo Open Day. Ringrazio nuovamente la dottoressa Sartorato, la dottoressa Petrovic e il dottor Marchinato per il loro intervento e ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo Open Day. Giusto per andare in chiusura, ricordo alcune date. Le preiscrizioni si concluderanno e scadranno il giorno 8 ottobre 2024 alle ore 12:30. Sarà necessario effettuare la preiscrizione per finalizzare poi eventualmente l'iscrizione al percorso formativo. Troverete inoltre la registrazione di questo Open Day e anche le slide che sono state utilizzate all'interno del sito UEL del master dedicato. Inserirò adesso in chat il link in modo tale che lo possiate agilmente trovare. Vi inserirò inoltre anche la mail formazione@unismart.it e in aggiunta agli indirizzi mail che troverete nelle slide che sono già stati indicati potrete utilizzare eventualmente come punto di riferimento per ulteriori dubbi e domande. Vi anticipo infine che verrà fatto un Open Day dell'intera offerta formativa post laurea dell'unità Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica, UBEP, che si terrà giovedì 19 settembre dalle ore 16 alle ore 17, a cura del professore Dario Gregori. Troverete il link per la prescrizione sempre alla pagina UEL, di cui inserirò adesso il link in chat, del master dedicato. Vi ringrazio nuovamente per la partecipazione e vi auguro Grazie. buona serata. Grazie a tutti. Grazie dottoressa Nocerino e grazie a tutti i partecipanti e alle colleghe che hanno partecipato come relatrici. E vi aspettiamo numerosi.